Capitolo secondo, parte ottava: il dislivello cultuale con le altre religioni. Lo storico romano Tacito narra dello stupore di Pompeo Magno allorché, penetrato nella parte più interna del tempio gerosolimitano, scoprì che in quel veneratissimo e misterioso luogo non vi era proprio niente. Penetralia eius vacua. Era l'anno 63 a.C. Tu sei come una nicchia priva del suo Dio, dice un testo egizio del secondo millennio, per qualificare una coscienza vuota e disperata. Nel tempio sul Sion, invece, un luogo consimile veniva chiamato il Santo dei Santi, il luogo della presenza del nome. Quell'episodio, esecrato come sommo sacrilegio dalla letteratura apocalittica extrabiblica del tempo, può essere considerato tipico per la comprensione della povertà cultuale, in cui la religione e il servizio reso a Yahweh vennero praticati agli occhi delle nazioni pagane. Che Dio poteva essere quello adorato sul monte Sion, se non possedeva nemmeno una statua o un simulacro? Tutte le città dell'epoca ne erano piene. Non era una stoltezza adorare un Dio senza una fisionomia? Lo stesso nome di Yahweh, tenuto segreto già nel tardo periodo del Secondo Tempio, e per riverenza non pronunziato nemmeno nelle assemblee liturgiche della sinagoga, appariva un non senso davanti alla proclamazione che gli altri popoli facevano, del nome delle divinità nazionali, quando riferivano ad esse le loro vittorie, e i cui simboli costituivano le insegne dei loro eserciti. In questo quadro il culto praticato sul Sion non poteva essere reputato molto diverso da quello che oggi alcune fra le superstiti tribù primitive rendono a un essere misterioso ed elementare. Senza dubbio, quanto nella concezione biblica era affermazione della trascendenza di Yahweh, appariva invece assenza di pensiero religioso e filosofico. Lo dimostra la sbrigativa raffazzonatura di notizie e di concetti con cui gli scrittori romani, ad esempio, presentano questa religione quando parlano di ebrei. I feroci sarcasmi da parte dell'ambiente pagano al riguardo della circoncisione, ad esempio, mettono in luce la grossolanità della reputazione nella quale erano tenuti gli aderenti a una religione che invece le superava tutte per rigore di concezione teologica e per purezza di fede. Se si pensa che nel primo secolo della nostra era esistevano a Roma almeno 14 sinagoghe, non si potrà concludere che non si disponesse di un ambiente adatto all'informazione, al fine di procacciarsi validi elementi di giudizio. La superficialità degli scrittori e dei filosofi di quel secolo non è da attribuire, dunque, alla goffaggine di gente impreparata. Gli è che la dimensione teologica dell'ebraismo era una novità talmente superiore in concetti alla pratica religiosa degli altri popoli, che nemmeno la rarefatta spiritualità dei grandi filosofi neoplatonici del secondo e terzo secolo seppe intendere molto del sacrificio di lode, su cui si basava l'organismo liturgico biblico. Il disprezzo per l'ebraismo da parte delle nazioni, già all'epoca dell'esilio, ci è ben descritto, ancorché di riflesso, in un passo del libro di Ester, nel quale Aman fa al re Assuero la seguente presentazione del giudaismo e dei suoi culti. Vi è un popolo segregato, e anche disseminato fra i popoli di tutte le province del tuo regno, le cui leggi sono differenti da quelle di ogni altro popolo, e che non osserva le leggi del re. Non conviene quindi che il re lo tolleri. Ester 3,8. Senza dubbio le leggi in questione sono quelle prettamente religiose del culto sinagogale, aggiunte a quelle del sabato, circoncisione e alimenti. Nel libro di Daniele, il profeta viene accusato perché, quantunque ritirato in casa, viene sorpreso a pregare il suo Dio, in una maniera sconosciuta alle liturgie del regno. Si direbbe che la preghiera di questo popolo fosse temuta, quanto un esercito straniero in casa, come accadde d'altronde al cristianesimo dei primi 3 secoli. La santità del nome nel culto. Ma veniamo al culto reso al nome nella sua realtà visibile, incominciando dai luoghi sacri al Dio della Bibbia nell'Antico Testamento. Alla pari di tutti i popoli, anche Israele, una volta pervenuto nella terra promessa, vincola il culto a un luogo. Israele aveva in Canaan siti resi sacri da un'apparizione, come a Bersabea e a Mamre per Abramo, oppure per una visione, come a Betel per Giacobbe, a Sichem, a Silo, per altre memorie legate alla rinnovazione del patto, alla residenza dell'arca, o anche semplici alture, come Gabaon. Grandi tradizioni in santuari che non superavano l'imponenza d'una cappella di campagna, quando c'erano. Lo dicono gli scavi, il luogo sacro per eccellenza era però Gerusalemme, luogo della dimora del nome,
Confronta Deuteronomio 12,5. Esso era legato con le promesse fatte a Davide. La tua casa e il tuo regno saranno saldi per sempre davanti a me, e il tuo trono sarà reso stabile per sempre, secondo libro di Samuele 7,16. Per quanto magnificato dalla susseguente tradizione, anche il Tempio nella città santa, non era nemmeno lontanamente confrontabile in grandiosità e ricchezza, con quelli che già vantava l'Egitto a Tebe, Luxor Karnak, o Babilonia, ma neppure con quello che una città-stato come Palmira innalzava al suo bel, tuttora là. Israele, del resto, non intendeva gareggiare con nessuno, come aveva detto Salomone nel giorno della dedicazione del Tempio. Yahweh, Dio di Israele, i cieli dei cieli non ti possono contenere, tanto meno questa casa che io ti ho costruito. 1 Re 8,27. Il Tempio era soltanto segno d'una presenza. Questo aiuta a convincerci che la disparità visiva fra i colossali templi dell'epoca e la tenda che Yahweh si era fatta costruire sul Sion non fu un incidente di percorso ripagato dalla odierna cupola di San Pietro, ma voleva significare la rivelazione di una scelta sapienziale fatta dal nome, nella cui direzione viaggia ancora oggi la misteriosa storia che Yahweh si riserva. A noi fa difetto quella beatitudine dell'incomprensibilità in cui erano immersi i profeti, la cui ardente fede non si sottraeva alla valutazione della infinita pochezza che la potenza di Yahweh si dedicava a costruire con scrupolo, sotto gli occhi delusi del suo popolo. E che delusi lo fossero, lo dimostrano gli eserciti sterminati di greggi e mandrie che la Bibbia si diletta a conteggiare minuziosamente, in rivalsa, quando parla dei capi di bestiame sgozzati per il suo Dio. Diverte ascoltarla mentre sembra gareggiare, per un momento, con le offerte e i trofei che i grandi imperi sfoggiavano, quando racconta che per la sola dedicazione del Tempio, Salomone immolò a Yahweh in sacrificio di comunione 22.000 buoi e 120.000 pecore, ossia, con un calcolo sommario, tutto il bestiame della provincia palestinese, arida, povera di pascoli e con un'economia di magra sussistenza. E diverte ancor più quando, alla fine, fa dire a Yahweh per mezzo di un suo mal disposto profeta: Se avessi fame, a te non lo direi. Mio è il mondo e quanto contiene. Mangerò forse la carne dei tori? Berrò forse il sangue dei capri? Salmo 50,12-13. Rifacciamoci un momento a quanto abbiamo ricordato nella prima parte di queste nostre meditazioni, per riscontrare la perfetta evidenza rituale, con la quale le divinità assiro-babilonesi troneggiavano al centro delle città ad esse dedicate. Ammiriamo un istante la resa plastica della loro presenza, che personificava ed esaltava i territori e gli istinti dell'uomo, tenendo ben chiaro in mente che tali divinità sussistevano finché questi miti interiori avevano modo di trionfare. Riportiamoci poi sul colle di Sion dove, a sentire i profeti, sulle rovine incendiate del Tempio permane inalterata la promessa per la quale quel luogo, anche se profanato, sarebbe rimasto per sempre dimora di Yahweh, scelto quale casa della sua santità. Misureremo allora la distanza teologica per la quale il nome si distingue e separa da ogni altra concezione teologica allora in piazza. Questa separazione, per la sua unicità, costituisce il fondamento concettuale della santità del Dio del Sion, come la vedevano i profeti, di là dal Tempio, anche senza il Tempio o nonostante il Tempio. La santità di Yahweh è il vero punto discriminante per cui si specifica la singolarità del culto reso sul Sion, non soltanto per le rigorose prescrizioni rituali, ma per il motivo che ne stabilisce insieme l'inappellabile trascendenza, leggi, povertà, nel senso che egli è santo d'una santità di natura, non di consenso. Senza vittorie, senza tempio, senza culto, tutto potrebbe essergli rifiutato senza danno, anche dal popolo della sua elezione, come avvenne. Tutto è stato distrutto, ma tu rimani in eterno, gli dice la quinta lamentazione. La santità del nome rivela la natura del Dio che Israele adora. Si manifesta come bontà e giustizia, due attributi che presiedono alla creazione e alla storia, indipendentemente però alla risposta che ne darà l'uomo. In altre parole, il Dio di Israele è santo, perché è unico, e in questa unicità, egli è il solo e il tutto. Non si tratta, quindi, di una santità da intendere come una linea di demarcazione fra sacro e profano. Vi si insiste molto, ma non giova a specificarne l'assoluta singolarità, rispetto ai culti in servizio fra le nazioni idolatriche, giacché in tal caso quel concetto era d'uso corrente presso tutte le genti. Yahweh può abitare anche sotto una tenda, memoriale, della sua presenza,
Potrà essere anche una pietra come a Betel, ma non sarà questo a rivelarlo santo, perché come buono e giusto, egli abita anzitutto in mezzo al suo popolo, da lui definito, sua proprietà, popolo sacerdotale, nazione santa, Esodo 19,56. Del resto, il Nuovo Testamento si porrà su questa linea, quando vedrà nella comunità della nuova alleanza, il Tempio vivo di Dio. La conoscenza di Yahweh, che Geremia pone a fondamento d'una alleanza nuova, nei termini d'una legge scritta nel santuario del cuore, differenzia il senso del culto yavista da ogni altro tipo di religione contemporanea, ma se ne aumenta l'interiorità, non lo rende invisibile, per il motivo che la fedeltà di Israele all'alleanza sarà il segno di questa presenza, un culto esercitato prima di tutto con i segni della sua propria condotta, davanti a tutte le genti. Siate santi perché io, Yahweh vostro Dio, sono santo, Levitico 19,2. Il ritorno dall'esilio, ad esempio, è visto come una rigenerazione spirituale della comunità, a prova della santità del Dio che riforma l'alleanza e ristabilisce un culto novello sul Sion. Io agisco non per riguardo a voi, gente d'Israele, ma per amore del mio nome santo, che voi avete disonorato fra le genti presso le quali siete andati. Santificherò il mio nome grande. Allora le genti sapranno che io sono Yahweh, parola del Signore Dio, quando farò risplendere la mia santità in voi, davanti ai loro occhi. Vi darò un cuore nuovo, metterò dentro di voi uno spirito nuovo, toglierò da voi il cuore di pietra, e vi darò un cuore di carne. Porrò il mio spirito dentro di voi, e vi farò vivere secondo i miei precetti, e vi farò osservare e mettere in pratica le mie leggi. Ezechiele 36,22-27. Cosa inaudita presso tutte le religioni del tempo. Il Dio biblico rifiuta dall'uomo tutte quelle cose che l'avrebbero potuto rendere grande e glorioso al cospetto delle nazioni. Egli persegue il modello d'un uomo nuovo. Nelle sue mani la creazione continua e, questa volta, procede verso la creazione d'un cuore nuovo, da impiantare nell'antico corpo. Ma si tratta d'una realtà che non si procura né con gli omaggi né con i sacrifici cultuali. Proprio questa invenzione troverà il nome sempre perdente nei bilanci della storia. Qualsiasi altra religione che l'avesse richiesto, avrebbe votato se stessa all'autodistruzione, come è avvenuto. L'Israele che ritorna dall'esilio era già una comunità rinnovata, non soltanto per lo stato di conversione con cui riprende il cammino della speranza verso Gerusalemme, ma anche per il fatto che recava con sé un'esperienza nuova, quella che chiameremo sinagogale, in quanto il periodo dell'esilio fu una rimeditazione delle sacre scritture e una rivalutazione del sacrificio di lode, la preghiera. D'ora innanzi Israele abbinerà alle liturgie del Tempio, in Gerusalemme, lo studio delle scritture e le preghiere che l'accompagnano, un'attività religiosa che l'israelita eserciterà in ogni luogo dove si troverà disperso. Il culto della lode farà di Israele un popolo veramente separato da ogni altro popolo, mentre le altre religioni sapevano esprimere e travestire, anche splendidamente, solo la soddisfazione dei bisogni dell'uomo. Questo culto ha trovato una sede unica nel libro dei Salmi, il quale ha determinato la permanenza di Israele come popolo. È difficile dubitare che il mistero della sua sopravvivenza non sia da attribuire alla potenza della sua preghiera, anziché alla protezione d'una razza per mezzo della consanguineità, o per un modello religioso tradotto in una gelosa disciplina di ghetto. La preghiera ha creato Israele. Già l'India aveva conosciuto forme altissime di preghiera, tutte volte però alla ricerca di Dio nei pensieri e nelle aspirazioni dell'uomo, mentre Israele pregava nella storia, dopo aver letto nella più irrilevante cronaca dell'antichità la rivelazione d'un Dio il quale, stando almeno alle apparenze, talora sembrava non amarlo, e tanto meno difenderlo. Il suo attaccamento al nome, in eterno fedele, ripetono i salmi, conferisce robustezza e sincerità al dolore delle sue prove. In questo la sua lode è intemerata, davvero, egli non sa adulare il suo Dio. Per i rifiuti che ne riceve, raddoppia la perseveranza, con incrollabile fiducia. Dove le altre religioni non hanno mai distinto con chiarezza tra quanto Dio è e quanto invece dà, dove altri culti rendevano alla divinità tanto quanto essa contraccambiava in benessere e potenza, la preghiera dei salmi non toglie nulla al suo Dio, anche quando la supplica al nome rimane senza risposta, come alcuni salmi sembrano ricordargli. In questo, Israele si è lasciato impoverire dalla sua preghiera coscientemente e senza rammarico. Allorché nel secondo secolo a.C., i Seleucidi d'Antiochia tenteranno di includere Israele,
in un impero sorretto dalle divinità che avevano fatto della Macedonia un regno universale, Israele rifiuterà quella proposta come sacrilega. L'epopea maccabaica lo attesta. Chi resterà stupito di questa peculiarità senza successo sarà proprio Israele, il quale continuerà a confidare nell'elezione, non in virtù delle conquiste o dei meriti che Yahweh gli contestava di continuo per mezzo dei profeti, ma soltanto perché era grande il nome in cui riponeva la ragione della propria esistenza. Sotto questo aspetto, nella storia dell'umanità Israele ha sostenuto da solo le scelte sempre attuali di Dio, il quale, e prima e dopo l'esilio, manterrà la sua gloria al livello della debolezza, e l'area del suo regno entro i confini del cuore dell'uomo. In questo tempio egli accetta soltanto un culto d'adorazione, in spirito e verità. Giovanni 4,23-24. Ma, che cos'è la verità? Giovanni 18,38.